È un vandalo o un benefattore? Un eroe mascherato o un semplice cittadino stufo del degrado? A Brescia, qualcuno di notte si aggira per le strade, ma non per sporcarle, per ripulirle. Il suo nome è Ghost Pitour. No, non è un nuovo supereroe di casa Marvel, DC o di casa Sergio Bonelli, qui in Italia. È un personaggio realmente esistente, in carne e ossa, che con le sue gesta sta spopolando, a livello social in particolare. Oggi vi racconterò la sua storia ed andremo ad analizzarla insieme. Prima però accertati di essere iscritto al canale e magari lascia un like al video, mi sarà di grande aiuto. L'arte di strada divide da sempre l'opinione pubblica, a maggior ragione in Italia, dove ci dividiamo davvero su tutto. Figuriamoci su questa cosa, che sfocia nell'illegalità, perché il termine street art si riferisce, cito testualmente Wikipedia, a quelle forme d'arte che si manifestano in luoghi pubblici, spesso illegalmente, nelle tecniche più disparate. Bombolette spray, adesivi artistici, arte normografica, sculture, graffiti, writing sono forme diverse di espressione che possono essere catalogate sotto lo stesso ombrello dell'arte di strada. Chi si dedica al writing oggigiorno spesso è legato alla cultura hip hop e le motivazioni possono essere le più disparate. Una critica sociale verso la proprietà privata, che dunque tende a colpire per lo più strade e piazze, una critica politica, la semplice affermazione di sé o delle proprie qualità artistiche. Ovviamente non tutti sono da considerarsi alla stregua di Banksy e non tutto ciò che viene realizzato ha una qualche valenza artistica, ci mancherebbe altro. Non va dimenticato inoltre che quando si imbrattano muri o monumenti, edifici pubblici o privati senza autorizzazione si può incorrere in diversi reati di rilevanza penale. Deturpamento e imbrattamento, articolo 639 del Codice Penale, danneggiamento, invece nell'articolo 635 del Codice Penale. In alcuni casi invece violazione di proprietà privata o pubblica e persino associazione a delinquere. Va anche detto che negli ultimi anni il fenomeno del writing viene sempre meno associato al vandalismo. Spesso e volentieri le opere sono realizzate in collaborazione con enti e istituzioni per il recupero di alcuni luoghi abbandonati o particolarmente degradati. Ma questi writer sono allora da considerarsi dei ribelli o dei vandali? Naturalmente dipende dai casi e qui entra in scena il nostro vendicatore mascherato. E no, non è Paperinik, è Ghost Pitour, che già dal nome esotico, un'associazione tra ghost, fantasma in inglese, e Pitour, pittura in dialetto lombardo, crea quella giusta dose di fascino e mistero. Ma chi è? Un anonimo in bianchino che, nascosto da un nickname di spalle con il cappuccio della felpa sempre calcato in testa per non essere riconoscibile, agisce nottetempo armato di rullo e vernice per pulire i muri imbrattati dai writer, lasciando anche un messaggio positivo alla fine del proprio lavoro. E lo fa gratuitamente, senza chiedere niente a nessuno. Ma attenzione, esattamente come i writer o gli imbrattatori, non avverte i proprietari degli immobili, muovendosi così in una zona d'ombra. E qui scatta il cortocircuito? È vero, la modalità è molto borderline, ma come dice lui stesso, che sui social documenta tutte le sue incursioni, loro alterano, io ripristino e mi pongo dei limiti, ha aggiunto in un'intervista rilasciata al Corriere di Brescia. Non tocco gli edifici sottoposti a vincoli storici o artistici. Mi ha colpito anche un altro suo pensiero. Chiunque è libero di dire ciò che pensa, non di scriverlo su un muro. Sul suo profilo Instagram, che al momento in cui registro il video vanta 75.000 follower, si definisce così: ripulisco i muri di notte, come un fantasma. Ma per farvelo conoscere meglio, voglio farvi leggere il suo manifesto, ovvero quello che ha scritto lui stesso sui propri canali social. Non sono un eroe, sono un cittadino. Agisco per amore, non per gloria. Il mio è un atto di amore urbano. Pulisco muri imbrattati, cancello il degrado. Lo faccio perché la bellezza è un bene di tutti. Credo nella bellezza. La bellezza non è un lusso, ma è parte di come viviamo insieme. Prendersene cura è un atto semplice che può cambiare il modo in cui guardiamo la città e noi stessi. Il mio è un gesto apolitico, non rappresento nessuno, nessuna ideologia, nessuna bandiera, solo rispetto per lo spazio urbano. L'arte merita rispetto. Il mio gesto è contro il degrado e l'abbandono, non contro l'espressione. Resto anonimo, agisco di spalle, con il cappuccio tirato su, non cerco identità, lascio solo un'azione concreta.
La notte è la mia complice. Non scrivo sui muri. La mia firma è rimovibile. Solo un saluto discreto. Mi prendo la responsabilità. Quello che faccio, lo faccio a titolo personale, con consapevolezza. Alla luce di tutto questo, come dobbiamo considerare Ghost Pituur? Un eroe? Un giustiziere della notte? Oppure un semplice cittadino dall'alto senso civico? Non lo sappiamo con certezza, lui stesso rifugge dall'appellativo di eroe, ma alcuni tratti in comune con Batman o con Zorro, per esempio, ci sono. La maschera, l'agire nell'ombra, anche fuori dalle regole, senza riconoscimento ufficiale, cercando di perseguire il bene, nel senso più elevato del termine, il bene della collettività. Ghost Pituur trasforma qualcosa di persino banale, scontato, ordinario, il pulire, in un atto straordinario, reso ancora più intrigante dall'alone di mistero di cui si è circondato. Ovviamente non si può piacere a tutti, ci mancherebbe, c'è chi gli imputa un modo di agire fin troppo simile a quelli che dovrebbero essere considerati i suoi nemici, i writer e gli imbrattatori, nemici tra virgolette, e invece chi usa la bomboletta spray naturalmente non può che vederlo come una sorta di antagonista, un censore, un oppressore della libertà di espressione. Senza questi forti contrasti, lo stesso Ghost Pituur, a mio modo di vedere, non potrebbe esistere e il suo agire avrebbe molto meno significato. E forse proprio a causa della sua fallibilità, delle sue contraddizioni, del suo non seguire una linea canonica, possiamo considerarlo più che un eroe, un antieroe. Sì, esattamente come lui. E tu cosa ne pensi? Lascia un commento sotto questo video. Se vuoi condividilo con un tuo amico via WhatsApp, mi darai una mano a far circolare questa storia intrisa di fascino e mistero. Ti aspetto per un altro video e un'altra storia da raccontare.